Il corpo è ancora caldo, il respiro fa fumo nell'aria fredda, 2 mani ruvide stringono le cosce, ma non con dolcezza, ma con urgenza. Il terreno sotto la schiena è duro, pieno di pietre, intorno nessuno parla, nessuno si volta, non c'è imbarazzo, non c'è scelta. Il ritmo è rapido, meccanico, il contatto è breve. Finisce prima che il freddo lasci il tempo di sentire dolore. Non è un rito sacro, non è un gesto d'amore, è solo una cosa che va fatta. E mentre il corpo si allontana, mentre il calore si spegne, resta una sola certezza. Questa scena non è un'eccezione, è una routine. E quello che viene dopo, è solo l'inizio. Se immagini i Neanderthal che si accoppiano come coppie primitive ma affettuose, se pensi a un legame stabile, a una forma arcaica di famiglia simile alla nostra, dimenticalo subito. Perché quello che sappiamo oggi ci dice una cosa molto diversa, molto più fredda, molto più dura. L'accoppiamento tra Neanderthal non era romantico, non era nemmeno intimo, come lo intendiamo oggi noi, era regolato dal corpo, dalla sopravvivenza, dalla pressione del gruppo. E il dettaglio peggiore è proprio questo. Per molti di loro non era nemmeno una scelta. In questo video vedremo come si accoppiavano davvero i Neanderthal, non come ce li immaginiamo, ma come ce lo raccontano le ossa, il DNA, i traumi sui corpi. E capiremo una serie di cose molto importanti. La prima, chi decideva con chi. La seconda, quando avveniva l'accoppiamento. La terza, cosa succedeva alle femmine. E cosa accadeva a chi non rientrava nelle regole non scritte del gruppo. E alla fine arriveremo a una rivelazione chiave, molto importante. Una di quelle che cambia il modo in cui guardiamo non solo i Neanderthal, ma anche noi stessi. Perché quello che facevano non è così lontano come vorremmo credere e pensare. Ma cerchiamo un attimino di entrare nel loro contesto. Dove siamo? Siamo in Europa e in Asia occidentale. Tra circa 300.000 e 40.000 anni fa. Clima instabile, freddo, periodi glaciali alternati a brevi tregue. I Neanderthal vivono in piccoli gruppi, 10, forse 15 individui. Si spostano poco, conoscono il territorio, dipendono dalla caccia. Qualcosa che li assomigliava agli Homo sapiens. Ogni corpo conta, ogni bocca in più è un rischio, ogni gravidanza è una scommessa. Non esistono villaggi, non esiste privacy, non esiste separazione tra vita sociale e vita biologica. Assolutamente no. Ed è proprio qui che inizia la parte difficile, quella che raramente ti viene raccontata. Il corpo di un Neanderthal non riposa quasi mai. Si cammina, si trasporta, si caccia, si resiste. Di conseguenza le articolazioni sono consumate già all'età di 20 anni. Le ossa mostrano fratture guarite malissimo. I denti sono usati come strumenti fino a spezzarsi. Le femmine non sono protette. Lavorano, trasportano, cacciano se serve e partoriscono senza alcuna assistenza, senza un riparo, senza una tregua. Il ciclo riproduttivo non è separato dalla fatica quotidiana, è inserito dentro, come tutto il resto. Non c'è un momento giusto, c'è solo il momento possibile. E ogni accoppiamento ha un suo costo, un costo fisico, un costo sociale. E quel prezzo qualcuno lo pagava sempre. Con il tempo il corpo si adatta, non perché fosse forte, ma perché non ha alternative. La fatica quindi diventa normale. Il dolore diventa un rumore di fondo. La presenza costante degli altri cancella qualsiasi idea di spazio personale. Non esisteva, come detto, la privacy. Non esiste neanche un no chiaro. Esiste solo la continuità del gruppo. E il gruppo, come sappiamo, viene prima di tutto.
Quando il corpo è stanco, si continua. Quando il corpo è ferito, si rallenta appena. Quando il corpo non regge più, si diventa un problema. E per i Neanderthal la vita quotidiana non offre deviazioni. Non c'è un altro ruolo, non c'è una fuga, non c'è un piano B, non esiste, c'è una routine. E anche l'accoppiamento rientra in questa logica, non come evento speciale, ma come funzione. Ed è qui il punto cruciale. Non era una scelta individuale, era una conseguenza. I Neanderthal non avevano leggi scritte, non avevano matrimoni, non avevano quindi cerimonie. Niente di tutto ciò. Però avevano qualcosa di molto più potente. Avevano la pressione del gruppo. In gruppi così piccoli, ogni decisione è collettiva anche quando sembra privata. Chi si accoppia con chi non è stabilito da un'autorità, ma dal bisogno. Se un maschio è più forte, più esperto, più centrale nella caccia, occupa spazio fisico, sociale, riproduttivo. Le femmine quindi in età fertile non sono scelte, sono risorse biologiche di un contesto di sopravvivenza estrema. Questo però, attenzione, non significa violenza costante nel senso moderno, significa assenza di alternative. Significa che il rifiuto non è contemplato come opzione praticabile. La donna, la femmina in questo caso, non poteva dire no. Il meccanismo è semplice, è brutale. Chi regge il peso del gruppo decide, chi non lo regge si adatta e se non ti adatti ti allontani oppure inizi a scomparire. Le tracce lo confermano. Il DNA Neanderthal mostra gruppi estremamente consanguinei, poche linee genetiche, ripetute, chiuse. Questo cosa significa? Significa una cosa precisa. Non tutti si riproducevano. Alcuni maschi trasmettevano il loro DNA più volte, altri mai. Alcune femmine partorivano più volte, altre morivano giovani o venivano spostate o venivano escluse. La regola non era morale, era statistica. E quando un individuo non riusciva più a sostenere questo equilibrio, cosa succedeva? Per età, quindi per ferite, per debolezza, gravidanza difficile, il gruppo non cambiava per lui o per lei. Era lui a dover reggere, oppure uscire dal quadro. Non c'erano alternative, perché chi non reggeva non lasciava traccia. Ora fermiamoci un attimino a riflettere meglio, perché quello che viene dopo non riguarda solo come si accoppiavano i Neanderthal, ma riguarda piuttosto cosa succedeva quando il corpo cadeva, cedeva, e la normalità diventava impossibile. Lì iniziavano i veri problemi. Quando il corpo cede non c'è un nome per chiamarlo, non c'è una diagnosi, non c'è nemmeno una cura. Le ossa dei Neanderthal raccontano di infezioni croniche, di articolazioni distrutte, di denti marci fino all'osso, traumi ripetuti, soprattutto su femori, bacini, vertebre. Erano praticamente distrutti. Molte femmine mostrano segni di gravidanze ravvicinate. Parti difficili, bacini deformati, fratture mai guarite del tutto. Era difficilissimo. E questo infatti significa una cosa molto concreta. Accoppiarsi spesso non era una scelta riproduttiva, ma bensì era una pressione continua sul corpo. Un corpo già magari malato, un corpo già deturpato. Il risultato era un adattamento forzato. Il corpo cambia prima che la mente possa reagire. Il dolore viene quindi interiorizzato. La fatica diventa la base di partenza, non l'eccezione. E quando l'adattamento arriva a non bastare più, arriva la morte, che potrebbe essere a volte rapida, a volte lenta, a volte semplicemente lontano dal gruppo.
senza che nessuno torni indietro. E la cosa più disturbante è proprio questa. Tutto questo non veniva percepito come tragico, ma veniva visto come assolutamente normale. Non c'era nessuna ribellione, nessun conflitto interno documentato, nessuna frattura sociale visibile nelle tracce archeologiche. Accettavano il tutto come una logica normalità. Il gruppo continuava sempre. Chi sopravviveva interiorizzava, chi non sopravviveva spariva e il sistema comunque non cambiava, rimaneva uguale. Perché? Perché funzionava, almeno nel breve periodo. Ed è qui dunque che l'immaginario moderno crolla definitivamente, perché probabilmente ci siamo fatti delle idee completamente sbagliate fino ad oggi, delle idee completamente distorte. I Neanderthal non erano più primitivi di noi, non erano più violenti, non erano più brutali per natura, assolutamente. Erano semplicemente intrappolati in un equilibrio biologico estremo. L'accoppiamento non era un'espressione culturale, assolutamente no, era un meccanismo di sopravvivenza, regolato dalla pressione del gruppo, dalla scarsità, dalla mortalità costante. E la verità scomoda è questa: non erano liberi di scegliere perché la loro realtà non lo permetteva minimamente. E non perché non sapessero amare, ma perché amare non era una priorità selezionata da quell'ambiente. La differenza, infatti, sostanziale tra noi e loro non è la sensibilità, è il margine. Noi abbiamo spazio per dire no, loro assolutamente no. Ed è questo, più di qualsiasi estinzione improvvisa, che li ha resi vulnerabili nel lungo periodo. I Neanderthal non si sono accoppiati come animali, sbagliatissimo questo pensiero, si sono accoppiati come una specie sotto pressione costante. E a volte sopravvivere significa rinunciare a tutto il resto. E allora io ti chiedo, se vuoi continuare questo viaggio nelle parti meno raccontate della storia umana, quelle che non confortano ma che spiegano, allora non ti resta altra scelta che iscriverti al canale e probabilmente ci rivedremo al prossimo video. Ciao ciao!